Mica male. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele e quello che avete appena visto è un video che mi avete inviato voi, più nello specifico Raimondo, un nostro iscritto dalla Sicilia, vicino Palermo, e che saluto. E a proposito, se volete visitare la sua pagina Facebook la trovate qui sotto in descrizione video. Raimondo ha effettuato per noi un range test con il suo DJI Mavic Mini FCC a piena potenza FCC, raggiungendo la distanza considerevole di oltre 3500 metri mantenendo un segnale molto solido e pulito. Ma com'è possibile, direte voi, dato che avrete sicuramente già visto alcune comparative in rete tra la versione CE ed FCC del Mavic Mini, e in queste comparative si evince che non ci sono grosse differenze di range di controllo tra le due versioni, in quanto la versione FCC in Europa viene limitata. Quindi, com'è possibile? Ve lo spiego subito ragazzi, uno dei motivi potrebbe essere che questi test non sono stati effettuati nel modo corretto. Partiamo dal principio, vi ho già parlato della versione CE ed FCC del Mavic Mini, trovate il link al video nella scheda qui in alto a destra, e vi ho già spiegato che tra la versione CE e la versione FCC cambia l'hardware interno. Questo significa che se voi provate a portare un drone CE comprato in Europa in potenza FCC, beh, non avrete praticamente nessuna differenza nel range test, perché la potenza della modalità CE, che solitamente è 0.1 watt, rimane la stessa anche se lo portate in FCC. L'hardware interno non supporta la potenza 1 watt o circa comunque della modalità FCC. Ora, la modalità FCC non è legale in Europa, quindi non si dovrebbe utilizzare nemmeno qui in Italia. Ma attenzione, perché per assurdo utilizzare la modalità CE in certi contesti è più pericoloso dell'utilizzare la modalità FCC, e proprio per questo motivo anche tanti operatori e piloti certificati vanno ad utilizzare la modalità FCC, specialmente quelli che utilizzano un DJI Spark o un Mavic Air. In questo modo riescono ad ottenere, oltre a un range di controllo maggiore, ma ce ne importa davvero poco, anche un segnale più solido e stabile alle brevi distanze. Per farvi un esempio, un Mavic Mini in CE mode, se lo portate dietro a un ostacolo anche a 50 metri, perde il segnale. Invece in FCC riesce a mantenere il segnale stabile e abbastanza pulito anche dietro ostacoli ad una certa distanza. Quindi capite bene che utilizzare la modalità FCC in certi contesti, magari in ispezione di tetti interni o altre cose del genere, comunque oltre ai range test che trovano il tempo che trovano appunto, beh, è davvero quasi indispensabile, anche se ricordo essere illegale. Ora, tornando al motivo per cui nei test in rete non ci sono differenze tra la modalità CE ed FCC, è data dal fatto che un Mavic Mini FCC, quando viene attivato in Europa, quando è pronto al decollo in Europa e viene aperta l'applicazione, ad esempio in Italia, l'applicazione riconosce automaticamente che ci troviamo in un paese CE e limita la potenza, diciamo, da 1 watt a 0.1 watt. Più o meno. Quindi andando ad appiattire, ad uniformare la versione FCC a quella CE. Per evitare lo switch automatico si ricorre ad un trucchetto, uno stratagemma. Si scarica una semplice e gratuita applicazione dal nome Fake GPS, si avvia sullo smartphone e in questo modo si fa credere al GPS dello smartphone di trovarsi in un altro paese, in questo caso in America. Ora, passaggio molto importante, bisogna accendere prima il radiocomando del Mavic Mini senza collegare lo smartphone. Poi accendiamo il Mavic Mini, lo facciamo decollare e lo teniamo in hovering davanti a noi, perché comunque anche senza smartphone il drone è utilizzabile, e solo a questo punto colleghiamo l'applicazione DJI Fly al radiocomando. In questo modo non avverrà lo switch automatico per motivi di sicurezza, ovviamente non può effettuare lo switch mentre è in volo, rimarrà in FCC mode a piena potenza e quindi potrete o spingerlo inutilmente, direi, a 4 e passa chilometri di distanza, perché nel video è tornato indietro solo per la batteria scarica, o potrete utilizzarlo magari per lavori che richiedono un segnale più stabile. Allo stesso modo, per mantenere la modalità FCC senza effettuare ogni volta la procedura tramite fake GPS, vi basterà al ritorno, prima che il drone spenga i motori, disattivare l'applicazione, poi lo fate atterrare e lo
lo spegnete regolarmente. All'avvio ripetere la procedura, quindi avviate radiocomando drone, overing davanti a voi e connettete l'applicazione. In questo modo avrete sempre il Mavic Mini in FCC a piena potenza. E se ve lo steste chiedendo, no, utilizzare il fake GPS e far credere allo smartphone di trovarsi in America non comporta nessun problema per il ritorno a casa automatico del Mavic Mini, perché il ritorno a casa automatico utilizza il GPS sul drone e non sullo smartphone. Quindi lui non tornerà in America, ma tornerà al punto di decollo. Rispetto al mio range test, sono arrivato ad oltre 3 km e mi sono davvero stupito di questo, perché praticamente nessun altro ci è riuscito. Il segnale del ragazzo che mi ha inviato questo video direi che è molto più stabile e molto più pulito. Bene ragazzi, questo è tutto. Ho voluto realizzare questo video non per mostrarvi chi ce l'ha più lungo, perché a me queste cose non piacciono e non interessano, però ho voluto dimostrarvi che se si fanno dei test bisogna farli ovviamente nel modo corretto. E come avete visto, un DJI Mavic Mini FCC a piena potenza senza limitazioni è decisamente più utilizzabile, non so nemmeno come dire. Diciamo che lui nasce in FCC e la limitazione in Europa è una cosa fatta per il nostro paese, ma il drone, il DJI Mavic Mini reale è quello FCC con potenza reale che avete visto a inizio video. Bene ragazzi, questo è tutto. Ora voglio sapere voi cosa ne pensate di tutta questa storia DJI Mavic Mini CE, FCC, voi cosa utilizzate. Vi ricordo che l'FCC non è legale, voi se volete volare legalmente volate in CE mode col drone CE. Se invece vi serve un DJI Mavic Mini FCC per lavori più specifici che richiedono una potenza, un segnale migliore, beh, il DJI Mavic Mini FCC è in vendita su Banggood e su Gearbest. Vi lascio tutti i link con eventuali coupon qui sotto in descrizione video. E sempre qui sotto ragazzi trovate anche i link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, gruppo Facebook Droni Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi. Infine amici, se volete supportarci vi ricordo che tutti i nostri video, i nostri test, le nostre live sono totalmente gratuite per voi, ma se volete darci una mano di certo non diciamo no ad un like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video, è totalmente gratuito, credetemi. E direi che questo è davvero tutto, direi che abbiamo detto davvero tutto sul DJI Mavic Mini, vita, morte e miracoli. Passiamo ad altro, no? Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su AddXS2Games Tech. Ciao ragazzi!